au Termali. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir sur notre pavillon le ministre italien du Tourisme, Madame Daniela Santanchè, qui animera cette conférence de presse avec Monsieur Massimo Caputi, le directeur de l'Association italienne des Termes, Federterme, et avec Madame Ivana Jelinic, CEO de ENIT, l'Agence italienne du tourisme. Mais avant de démarrer la conférence de presse proprement dite, j'ai le plaisir de donner la parole à Madame Emanuela D'Alessandro, ambassadrice d'Italie en France, pour un bienvenue à vous tous. Merci. Signor Ministro del Turismo, signor amministratore delegato di ENIT, signor Presidente di Federterme, signori giornalisti, signore e signori, desidero innanzitutto ringraziare in particolare il Ministro Santanchè per la presenza a questo incontro di presentazione della collettiva italiana alla Fiera Le Termali, dedicata al mondo del benessere termale. La sua presenza qui oggi, Ministro, costituisce una chiarissima testimonianza dell'attenzione con la quale intende promuovere il settore turistico del nostro Paese in un mercato, quello francese, che è per noi molto importante. E un grazie da parte mia anche al Presidente di Federterme, all'amministratore delegato di ENIT, al direttore dell'ufficio ICE per l'organizzazione di questa iniziativa, così come a tutti voi presenti. Vorrei solo sottolineare in due parole il potenziale straordinario dell'ospitalità italiana nel settore e la grande rilevanza del turismo del benessere e della salute per la nostra economia. Così. Bonjour à tout le monde. Je remercie surtout la présence de la ministre Madame Daniela Santanchè, la ministre du Tourisme italien. Et je remercie aussi le président de Federterme, le président de l'ENIT, Agence italienne pour le tourisme, et le président de l'ICE pour avoir permis la réalisation de cet événement. Et je remercie surtout Madame la ministre pour avoir organisé cette collective ici à Termalis. Les Termalis, c'est une foire qui s'occupe du bien-être thermal et qui témoigne effectivement sa présence, la présence de la ministre témoigne de son attention vis-à-vis de la promotion du tourisme thermal italien. Je remercie donc les présents et à cette initiative, à cet événement. Et je souhaite souligner le concept de la hospitalité italienne dans le secteur touristique, du tourisme thermal, e l'importance que le tourisme revêt pour notre pays. Dopo la parentesi della pandemia di Covid, il mercato mondiale termale sta attraversando una fase di crescita che è bene intercettare e soddisfare. L'arte della nostra accoglienza, il livello qualitativo delle nostre strutture termali e gli scenari suggestivi possono trasformare il soggiorno termale in una forma di turismo che unisca salute e benessere e che si dei nostri territori. Sono convinta che questo enorme potenziale potrà essere sfruttato ancora meglio anche grazie all'impegno di tutti i componenti della squadra italiana e grazie alle iniziative di incentivazione messe in campo dal Ministro. Da parte dell'ambasciata d'Italia a Parigi e di tutti gli attori del sistema Paese qui presenti, ovviamente vi è la massima determinazione ad operare in questa direzione. Grazie per la vostra presenza e cedo la parola al prossimo interlocutore. Grazie. Je passe la parole dans la parole al président. Après la pause qui a été créée par la pandémie,
Après la pause créée par la pandémie Covid-19, le tourisme est en train de vivre une phase de croissance et le niveau de nos établissements touristiques peut faire la différence, peut transformer le tourisme visé à une augmentation de la santé et du bien-être et en même temps promouvoir aussi le développement de notre territoire. Je suis absolument convaincue que tous ensemble pourront réaliser des initiatives favorables au développement du secteur touristique. Et donc, et je suis aussi persuadée qu'il y aura l'attention maximale envers ce développement à partir de tous les opérateurs du secteur. Merci. Alors, je donne la parole à M. Massimo Caputi, le président de Federterm et l'association italienne des fermes. I prefer to speak English because all French people understand English. Sometimes to French people don't like to speak English, but they understand. So, just a few words. Thank you to Ministro Santanchè, because it's the first time that she goes cross-border. And I say that now the people like to live much more, but like to live better. The Italy is the best country where live more and live better. We with you in Italy. Thank you. Bravo. E adesso Madame Ivana Jelinic, CEO de ENIT, l'Agence italienne du tourisme, l'amministratore delegato di ENIT. Buongiorno, io preferisco l'italiano visto che dobbiamo parlare della nostra Italia e certamente anche gli amici francesi che amano il nostro paese ameranno sentire la lingua italiana. È per noi un momento positivo, per la prima volta abbiamo il Ministero del Turismo con portafoglio, questo è il primo governo che pone un'attenzione così puntuale su un comparto così determinante per l'economia del nostro paese, ma non solo del nostro paese, anche per altri paesi come per esempio la Francia. E il turismo si confà di tante articolazioni diverse, una di queste è proprio quella del turismo termale, ma che ha molte declinazioni, sul quale il nostro paese sa essere talvolta eccellenza, ma su altri aspetti certamente ancora potrà migliorare, potrà crescere. Sicuramente l'attenzione di un ministro così sensibile anche alle tematiche più particolari ne è una dimostrazione anche di un territorio che abbiamo qui oggi rappresentato, che è Ischia, che turismo termale, che fa turismo termale, è estremamente significativo per tutti noi, perché significa che il turismo è tornato al centro dell'attenzione e anche questo comparto sicuramente saprà nel prossimo futuro darci delle grandi soddisfazioni. Grazie. Je préfère parler italien, donc je parle italien parce que je suis sûre que nos amis français aiment aussi entendre parler italien. Nous sommes face à un moment très positif pour le tourisme italien. Pour la première fois, on a un ministre du tourisme qui pose son attention particulière à l'aspect du tourisme, au secteur du tourisme. Bien évidemment, ceci implique différents aspects. Le tourisme thermal ne représente qu'un aspect du tourisme et lui-même, il a plusieurs déclinations. Et, certes, l'Italie présente des excellences, mais il y a aussi des aspects à améliorer. Il s'agit d'un ministre sensible à ce genre de thématiques, à la thématique du développement du tourisme thermal et effectivement, on en a en exemple
en ce qui concerne l'importance que la ministre donne à la ville de Ischia et au redéveloppement de son tourisme thermal. E ceci è le témoignage dell'importanza d'Italia. Quindi non possiamo che ringraziarvi che avete voglia della nostra nazione e che siete presenti in tantissimo. D'altra parte ci chiamavano le sorelle latine tra l'Italia e la Francia. Quindi il mio grazie va prima di tutto ai francesi. Naturalmente ringrazio il Presidente Caputi che mi ha dato questa opportunità e che ci tenevo come Ministro del Turismo a essere a fianco di un settore che, non dimentichiamoci, negli anni della pandemia ha sofferto in una maniera molto importante e che oggi il mio Ministero deve assolutamente sostenerlo. Ringrazio l'ambasciatrice, la nostra ambasciatrice italiana in Francia, intanto la ringrazio di avere così tanta cura per questa sede meravigliosa dell'ambasciata, che dobbiamo essere orgogliosi tutti noi italiani. La ringrazio per il lavoro che sta facendo, per quello che ha fatto quando era in Italia, e devo dire che noi ci sentiamo molto tranquilli, visto che c'è lei ambasciatrice a lavorare per la nostra nazione. Forse è meglio che lasci lo spazio per tradurre, se no. Exactement. Donc, merci beaucoup, merci aux présents et surtout merci aux Français, car je dois dire que j'adore en particulier le peuple français parce que vous mettez au deuxième rang en termes de destination touristique l'Italie. Donc, c'est une raison pour laquelle je vous remercie beaucoup et ce n'est pas pour hasard qu'on nous appelait autrefois les sœurs latines d'ailleurs. Donc merci beaucoup de cœur à tous les Français. Et merci au président Caputi, qui est le président de Federterme, et parce que c'est vrai que le tourisme a particulièrement souffert pendant la pandémie. C'est un secteur qui a particulièrement payé pendant la pandémie Covid, et d'où la nécessité de le soutenir plus que jamais. Merci à notre ambassadrice et merci pour le maintien de ce siège si prestigieux qui est le siège de l'ambassade de Paris, d'Italie à Paris. Merci pour son travail et merci parce qu'avec sa présence, on peut rester tranquille en Italie grâce à son travail. Quindi vi dicevo, sono orgogliosamente qua oggi in questa fiera perché il Ministero del Turismo ha un compito importante: aiutare i player del settore a fare meglio e di più, mettere le condizioni per le quali tutti i player possono lavorare al meglio, anche perché questo è un comparto del settore del turismo assolutamente importante. Oggi ci vede ottavi per quanto riguarda il turismo del benessere e quinti per quanto riguarda il turismo termale. Siamo contenti? No. Vogliamo avanzare nelle quote di mercato e vogliamo aiutare ad avanzare nelle posizioni. Perché? Siamo un po' presuntuosi? Può essere. Ma il turismo termale è stato scoperto dagli antichi romani e quindi è stata la nostra, la prima nazione che ha capito qual era il beneficio, le potenzialità delle terme. Ci siamo fatti superare, non mi piace, sono abituata a vincere le sfide, sono abituata a impegnarmi perché si possa fare meglio, e siccome l'abbiamo importato noi tanti anni fa questo settore del turismo, dobbiamo riappropriarcene diventando di nuovo al primo posto di questa classifica. Che cosa può fare la politica? Che cosa può fare il governo? Il governo ha semplicemente da fare due cose: intanto crederci, perché se la politica non ci crede non si applica per fare le cose giuste. E la seconda cosa qual è? Mettere le migliori condizioni per chi lavora in questo settore ed aiutarlo ad andare avanti. Noi abbiamo circa 300 stabilimenti termali. Dov'è il Presidente Caputi? Non vorrei sbagliare, visto che qua
Abbiamo un presidente molto tosto, molto, come dire, coraggioso. Un presidente che però, se avvicino il governo e il ministro del turismo, può fare sicuramente di più e di meglio per questo settore. Non voglio dilungarmi, voglio dire che il governo italiano c'è, il ministro assolutamente a disposizione con tutti voi. Adesso andrò a vedere gli stand per parlare di quali sono i bisogni. La mia interlocuzione col presidente Caputi è una proficua collaborazione, perché credo che la politica debba imparare ad ascoltare chi ha competenze, ascoltare coloro che sono da tanti anni in questo settore, che ci hanno messo il sudore della propria fronte, che hanno rischiato sulla loro pelle, e io non posso far altro che ascoltare gli operatori del settore. Grazie alla Francia, grazie ai francesi, vi vogliamo bene, ma cercheremo, visto che voi siete stati bravissimi in questo settore del turismo, se riusciamo a superarvi, perché dobbiamo essere i più bravi. Grazie. Donc aujourd'hui, je suis ici présente à ce salon parce que justement le ministre du Tourisme a la tâche importante d'aider les opérateurs de ce secteur afin qu'ils puissent travailler au mieux. C'est un secteur très important. Aujourd'hui, on est au 8e rang de la charte en Europe. Donc, si vous me demandez si je suis contente, eh bien non, parce que il faudra avancer. Et on souhaite avoir des quotas de marché, davantage des quotas de marché. Est-ce qu'on est un peu trop ambitieux? Oui, peut-être, mais c'est parce que les anciens Romains sont à l'origine de ce tourisme thermal et cependant nous ne sommes plus au premier rang, donc il y a quelqu'un qui nous a pratiquement qui nous a dépassés. Et donc, puisque j'adore les défis parce que j'accueille ce défi car on aime bien importer, disons, on aime bien augmenter les quotas d'importation et promouvoir ce secteur. Donc, notre souhait serait de retourner au premier rang. Qu'est-ce qu'il peut faire le gouvernement? D'abord, y croire, parce que si on n'y croit pas, on n'y arrive pas. Et deuxièmement, le gouvernement peut mettre dans les meilleures conditions les opérateurs du secteur. Nous avons, et le président Caputi le confirmera, environ 300 établissements thermaux. Et donc, il faut compter sur cette présence, mais nous pouvons sans doute faire mieux que ça, qu'aujourd'hui. Donc, nous pouvons nous améliorer. Et moi, je suis à votre disposition. Je vais tout à l'heure visiter les stands de l'exposition du salon. Mes échanges avec le président Caputi sont très fructueux. Et donc, le rôle de la politique est d'écouter et de